Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi a differenza di tutte le tecnologie che vi ho portato fino ad oggi, risparmio energetico eccetera eccetera eccetera, vorrei parlarvi, che vi ho già parlato della ventolina lì dietro e insieme a lei avevo già parlato della mia stufa, vorrei parlarvi della stufa economica. Perché? Adesso ero lì che pensavo e ho detto ma guarda che freddo che fa fuori, adesso noi qui abbiamo 4 gradi,1, ok? Fuori c'è un pioviggino fino e c'è l'89% di umidità fuori, ok? Sopra dove abitiamo, qui adesso siamo in taverna, nella mia taverna, abbiamo l'umidità al 40% e abbiamo 22 gradi con tutto spalancato. Nelle altre stanze, beh qua dove sono io adesso ci saranno anche 30 gradi, nelle altre stanze dove abbiamo i termosifoni abbiamo 19 gradi e mezzo e un'umidità del 70%. Quindi perché voglio farvi questa recensione? Perché il calore che dà la stufa a legna, il calore della stufa economica è veramente diverso, è completamente diverso. Quando io parlo di comfort, di clima e di tutto quello che riguarda il riscaldamento, il calore caldo, morbido, quel calore che ti dà il fuoco della legna non ha paragoni. Oltre a questo, oltre a scaldare questa stufa a legna, è una stufa economica della Cadel, ormai ha i suoi anni, e oggi abbiamo fatto le patatine al forno, qui dentro, che non vengono allo stesso modo di un forno elettrico. Qui il calore sì, c'è la temperatura che va e viene, però il calore, come vengono fuori asciutte, abbiamo fatto la pizza, abbiamo fatto i biscotti, abbiamo fatto i dolci e non ha paragoni. Quel calore lì è veramente un'altra cosa, è un'altra storia. Immaginate la pizza cucinata sul forno a legna di una pizzeria e su un forno elettrico. Può essere simile, ma non è mai uguale, non ha mai lo stesso gusto. Oltre a farci da qui sopra la piastra possiamo cucinare, perché come vedete adesso qui abbiamo un umidificatore, cioè un bollitore di acqua che qui apre e va fuori l'umidità, e nonostante tutta questa umidità che vada fuori comunque abbiamo il 40% di umidità. Qui possiamo cucinare, perché abbiamo cucinato, fatto bollire l'acqua, abbiamo fatto l'arrosto, quello che vuoi. Comunque quella piastra là è bollente e possiamo cucinare. Quindi la nostra cucina economica, perché proprio si chiama cucina economica, con un pezzo di legno, che adesso può essere un pezzo così, ok? Questo va avanti bruciando così un'ora tranquillamente. Poi ci sono alcuni pezzi che sono ancora più grandi e addirittura riusciamo a raggiungere anche un'ora e mezza. Quindi io chiedo, con un bancale di legna che costano dai 180 ai 200 euro, quanto mi scaldo? Quanto riesco a guadagnare? Logico che dobbiamo essere qui a mettere sulla legna, ci vuole qualcuno che sia a casa a mettere sulla legna. È una stufa che secondo me al giorno d'oggi bisogna avere la canna fumaria, non tutti possono averla, non tutti, in tutti i posti possiamo metterla, però il calore è diverso. E in più, adesso vi faccio vedere, la usiamo anche come asciugatrice. Sì, perché col caldo secco che c'è qui, la biancheria si asciuga. Questa abbiamo steso stamattina ed è quasi asciutta. E adesso vi faccio vedere. Giusto per essere giusto. Bene, allora partiamo dalla temperatura che vi stavo dicendo, quindi qua siamo anche a molto più bassi, immagino se metto sul soffitto sarà 25 gradi, 22,2 gradi, 40% di umidità, con fuori 4 gradi. Questa è la biancheria che abbiamo steso, che è quasi asciutta, in pochissimo tempo si asciuga, perché con un'umidità così bassa la puoi usare anche come asciugatrice. Poi adesso vi faccio vedere come sta bruciando, ecco la ventolina che vedete che è sempre in funzione e questa è la nostra fiamma che pian pianino sta bruciando. Possiamo direzionare la fiamma grazie al registro là, possiamo mettere che vada per il forno in modo da scaldare, il forno adesso è a 150 gradi, comunque noi di solito teniamo aperto in modo che il calore venga fuori da recuperare tutto quanto. La sua fiamma molto lenta, brucia tranquillamente e lei va benissimo. Ho fatto un respiro dell'aria, un tubo da 120 che pesca l'aria da fuori
lei è dietro qua, dietro la stufa, e poi la canna fumaria che va fuori. Eccoci qua. Tubi anche quelli che sono molto caldi e convertono quel calore lì sempre anche dentro la stanza, si scalda tutto il piano superiore perché comunque il soffitto è caldo. La ventolina, come vedete, eccola qua. Per tanti che hanno detto che la ventolina non va niente, vi faccio vedere con un pezzo di carta come la soffia. Guardate, io adesso metto qua la carta normale, adesso la metto davanti alla ventola. Beh, non possono dire che non soffiano, che non funzionano. Questa ventolina qua, in caso vi lascio il link in allegato della ventolina se volete acquistarla. Bene, era un video così, giusto per portarvi a conoscenza di queste stufe economiche che pochissime persone ne parlano, e però per me restano il metodo di riscaldamento sempre più economico e soprattutto la qualità del calore, che è nettamente superiore ai termosifoni e a tutto quello che va dietro. Qui stiamo parlando di una stanza, questa è un 6 kW di potenza, questa stufa, e questa stanza qua è 9 metri per 4, quindi 36 metri quadri, e si sta veramente molto molto bene, andando sempre al minimo così. Bene signori, quindi io vi saluto, vi ringrazio per chi è stato con me fino adesso e volevo soltanto rendervi partecipi di queste stufe che sono per me sempre la fonte di riscaldamento migliore, e ti rende anche l'ambiente dove sei, senti proprio che c'è quel bel calore di una taverna, di un posto dove puoi stare in compagnia e goderti la giornata, ecco, nonostante fuori ci sia un bruttissimo tempo. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, non costa nulla. Basta premere il tastino qui sotto, iscriviti e vi iscrivete. E poi attivate le tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!